In questo video vediamo come utilizzare un PLC Siemens S7200 con un pannello operatore Siemens KTP700 Basic e software TA Portal versione 19. La configurazione hardware prevede l'utilizzo del pannello PLC già descritto in un precedente video e cablato tramite cavo Ethernet ad uno switch. Allo stesso switch risulta connesso sia il pannello operatore che il PLC. L'alimentatore del PLC è sufficiente ad alimentare il pannello operatore a 24 volt. Cominciamo aprendo TA Portal e creando un nuovo progetto. Assegniamo un nome ed attendiamo la creazione. Nella schermata successiva clicchiamo su Aggiungi nuovo dispositivo e selezioniamo la voce Controllori e successivamente inseriamo un PLC S7200 con CPU non specificata. Nella schermata che si apre, clicchiamo su Rileva per poter configurare in automatico il PLC in nostro possesso. Sfruttiamo la funzione di TA Portal che permette di cercare i PLC in rete ed inserirli in automatico nel progetto, configurando in automatico la versione hardware e firmware. Viste le esigenze didattiche, rimuoviamo le sicurezze suggerite dalla Siemens, di fondamentale importanza in ambito industriale. Vogliamo realizzare una semplice funzione di attivazione di un'uscita tramite due pulsanti, uno di start ed uno di stop, gestiti a livello virtuale dal pannello operatore. Apriamo la tabella delle variabili ed inseriamo una variabile di nome switch associata al marker di indirizzo M0.0 ed un'uscita fisica di nome out associata all'indirizzo Q0.0. Nel programma principale è sufficiente una sola riga di programma con il contatto di nome switch che comanda l'uscita di nome out. Completato il programma, provvediamo alla sua compilazione e successivamente lo trasferiamo nella CPU del PLC. Prima di procedere a livello software, controlliamo l'etichetta posta sul retro del proprio pannello operatore per capire il modello ed il codice assegnato dalla Siemens. Procediamo ora con l'inserimento del pannello operatore nel progetto. Clicchiamo su Aggiungi nuovo dispositivo e nella schermata che si apre selezioniamo la sezione HMI, acronimo inglese di Human Machine Interface. In questo momento non ci soffermiamo nella scelta della versione firmware e procediamo confermando la scelta. Nella schermata che si apre, assicuriamoci di selezionare il PLC con il quale dovrà dialogare il pannello. Verifichiamo che sia stata impostata come interfaccia di comunicazione il Profinet. Scorriamo velocemente le altre impostazioni e lasciamo quelle fornite di default. Riorganizziamo il layout dello schermo e procediamo con la programmazione del pannello. L'applicazione è volutamente molto semplice e richiede l'utilizzo di soli due pulsanti e una lampada di segnalazione. Nel menu a destra selezionate la casella degli strumenti e sotto la voce Elementi trovate i pulsanti. Per questo esempio ci serviranno due pulsanti. Per la successiva comodità di gestione con il touch conviene aumentarne le dimensioni. Sempre a destra apriamo il menu relativo alla biblioteca degli oggetti. Apriamo il sottomenu di nome Pulsanti e interruttori e successivamente il sottomenu di nome Copie master e poi ancora il menu relativo alle spie luminose. Inseriamo nel progetto la prima disponibile e la ridimensioniamo per aumentarne la visibilità. Clicchiamo con il pulsante destro del mouse sopra il primo pulsante ed apriamo le relative proprietà.
Modifichiamo il nome visualizzato in Start e successivamente apriamo il tab relativo agli eventi. A sinistra selezioniamo la voce Premi e nella sezione Aggiungi funzione inseriamo Imposta bit. Più a destra cliccate sopra i tre puntini per aprire un piccolo menu dal quale poter accedere alla tabella delle variabili precedentemente compilata. Selezioniamo pertanto l'ingresso di nome switch. Procediamo ora con il secondo pulsante e come prima apriamo le proprietà. Rinominiamo il testo in stop ed accediamo alla sezione degli eventi. Qui impostiamo la funzione resetta bit, sempre collegata all'ingresso di nome switch. Selezioniamo ora la spia luminosa ed apriamo le sue proprietà. Nella sezione di nome processo, nel campo chiamato variabile, andremo a specificare che questo oggetto è legato alla variabile di uscita di nome out e ne segnalerà l'avvenuta attivazione. Completata la programmazione, avviamo la compilazione per verificare l'eventuale presenza di errori. Successivamente procediamo con il trasferimento del programma nel pannello operatore. Nella sezione relativa al caricamento selezioniamo l'effettiva scheda di rete utilizzata per la connessione e il tipo di collegamento usato. Selezioniamo l'indirizzo IP del pannello ed avviamo il caricamento. Durante la verifica di coerenza, eseguita prima del caricamento, viene evidenziato un errore nel quale si segnala che la versione del firmware del pannello operatore è diversa dalla versione firmware impostata sul progetto. Procediamo comunque specificando che vogliamo eseguire l'upgrade del firmware del pannello. La procedura non va a buon fine in quanto nella versione 19 di TIA Portal, usata in questo esempio, non è installato il firmware aggiornato per il pannello. Una prima soluzione è quella di installare il firmware aggiornato del pannello operatore. La Siemens mette a disposizione un'apposita pagina di download con i firmware dei diversi pannelli, comprese anche versioni precedenti. Dalla versione 17 in poi di TIA Portal, il pacchetto da scaricare è il primo in lista. Per scaricare il software è necessario accedere con account. Scaricate ed avviate il software, potrete scegliere quale versione firmware per quale pannello installare in TIA Portal. Più semplicemente possiamo evitare di aggiornare il firmware. In questo caso è sufficiente recarsi nelle impostazioni del pannello operatore e visualizzare la versione firmware installata. Ritorniamo in TIA Portal ed apriamo le proprietà relative al pannello operatore. Clicchiamo su Modifica dispositivo e procediamo a selezionare l'esatta versione hardware e firmware del pannello in nostro possesso. Confermiamo e procediamo con il trasferimento verso il pannello operatore. Questa volta il caricamento è andato a buon fine. Sul pannello si avvierà in automatico l'interfaccia da noi programmata. Siamo pronti per testare il funzionamento. Tramite i due pulsanti virtuali sul pannello operatore possiamo ora controllare l'uscita fisica del PLC. La spia di segnalazione sul pannello segnalerà lo stato dell'uscita. Se notate un certo ritardo nella risposta del pannello operatore, è possibile modificare il tempo di lettura delle variabili. Nel menu principale aprite la sezione relativa a tutte le variabili del pannello.
Per ciascuna variabile è possibile modificare il tempo di ciclo di lettura per migliorare la reattività, a discapito, però, di un maggior impegno per la CPU. Per rendere operative le nuove modifiche dovrete riprogrammare il pannello.